Buongiorno. Qualche tempo fa ho fatto un video dal titolo La Bibbia è ancora pubblicabile? Che era una domanda che poteva sembrare una domanda giocosa, una domanda leggera o addirittura magari una domanda provocatoria. In realtà era dal mio punto di vista una domanda assolutamente concreta. Avevo preso spunto da ciò che sta succedendo nel Parlamento italiano, cioè è in discussione il disegno di legge ZAN, che è il disegno di legge che rende perseguibile per legge chiunque inciti alla discriminazione o peggio ancora all'odio o peggio ancora alla violenza per motivi legati agli orientamenti sessuali. Quindi questo va a collegarsi con già quello che è scritto nel codice penale che riguarda invece l'incitamento alla discriminazione e all'odio, alla violenza in relazione agli orientamenti religiosi o agli orientamenti di tipo razziale razzista. E mi ero posto questa domanda perché dicevo, se sulla base di questa legge, e leggi simili sono in vigore in moltissimi paesi dell'intero pianeta, se sulla base di questa legge quindi qualcuno esprime un parere, è perseguibile oppure no? Allora, l'articolo 4 dice che si può liberamente esprimere il proprio parere in relazione a questi temi, però appunto non bisogna prevaricare e quindi non bisogna stimolare la discriminazione, l'odio, la violenza, eccetera. Però io dicevo, la Bibbia, Antico Testamento in particolare, non solo incita alla discriminazione e all'odio, ma ordina l'uccisione, sia sulla base degli orientamenti sessuali, sia sulla base degli orientamenti religiosi. E in quel video ho letto i passi della Bibbia che sono inequivocabili. Ora è chiaro che si dice che la Bibbia parlava per quei tempi. In realtà, nel momento in cui la Bibbia viene considerata parola di Dio, acquista di per sé un valore assoluto. Quindi la parola di Dio non può essere relativizzata. Cioè non è così semplice risolvere questo problema. E non a caso ponevo quella domanda e mi dicevo se le persone che citano certi passi della Bibbia possono teoricamente essere messe in stato di accusa, allora che cosa bisogna fare della Bibbia? La possiamo ancora pubblicare? La dobbiamo pubblicare con la censura, almeno per quanto riguarda quei passi che sono in aperto contrasto e in totale violazione delle leggi laiche che vigono in moltissimi paesi nel mondo? Quindi questa era una domanda vera, talmente vera che la cosa sta succedendo. Sta succedendo precisamente in Finlandia, dove un procuratore generale sta mettendo in stato di accusa una ex parlamentare, ex ministro, la dottoressa, vi leggo il nome, Päivi Räsänen, la quale, mi pare tra l'altro anche moglie di un pastore luterano, che cosa ha fatto? In questi anni ha ricordato ai pastori luterani che la loro Chiesa non può approvare certi orientamenti sessuali, perché la Bibbia non li approva. E l'ha fatto soprattutto in occasione di eventi ai quali dei pastori luterani hanno partecipato, tipo dei Gay Pride, eccetera. Ora io voglio essere preciso, non ne faccio né una questione politica, né una questione etica, né una questione sociale, perché questo riguarda le coscienze di ciascuno di noi. Io mi limito a farne una questione biblica. Questa dottoressa, questa ex ministro, quindi ha detto, attenzione, tutti i fratelli vanno amati in nome di Dio, perché tutti sono uguali di fronte a Dio. Però la Chiesa, in quanto Chiesa che si rifà a quei libri, a quei cosiddetti testi sacri, non può approvare quei comportamenti, che è una cosa diversa. Cioè lei non ha né incitato alla discriminazione, né incitato alla violenza, né incitato all'odio. Bene, questa cosa è avvenuta per alcune volte, ci sono stati vari interrogatori da parte della polizia, in alcuni casi ne è seguito un nulla di fatto, adesso invece un procuratore
l'ha messa in stato di accusa. Perché lei anche in un suo scritto che cosa ha fatto? Per ricordare sempre, questo è l'aspetto importante, alla Chiesa luterana che certi comportamenti dal punto di vista della Chiesa non possono essere approvati, lei ha citato la prima lettera ai Romani di Paolo e ha citato per iscritto alcuni versetti, ve li leggo, sono il 26 e il 27. Per questo Dio li ha dati in balia di passioni ignominiose. Le loro donne scambiarono il rapporto sessuale naturale con quello contro natura. Ugualmente gli uomini, lasciato il rapporto naturale con la donna, bruciarono di desiderio gli uni verso gli altri, compiendo turpitudini uomini con uomini, ricevendo in se stessi la ricompensa debita della loro aberrazione. Ora, ripeto, non ne faccio una questione di scelte personali perché ognuno è libero di fare assolutamente ciò che vuole. Il problema che si pone è questo. Una persona che cita questi versetti e li cita ricordandoli alla Chiesa luterana dicendo ricordatevi che nei vostri testi sacri c'è scritto questo, quindi voi non potete approvare, voi potete amare quelle persone, ma non approvare quei comportamenti, bene, questa persona viene messa in stato di accusa e mi pare che rischi fino a 2 anni di carcere. Stessa cosa è successa ad un vescovo, sempre in Finlandia. Questo vescovo si chiama, perdonatemi la dizione, ma Juana Ponjola, vescovo della Chiesa luterana, è stato accusato dal procuratore generale di incitamento all'odio. Aveva sostenuto che il matrimonio è inteso solo tra un uomo e una donna. Questo è ciò che la Chiesa cristiana ha sempre insegnato e insegnerà sempre. Quindi lui, da pastore luterano, ha ricordato ciò che dice la sua Chiesa. E qui quindi torniamo alla domanda che ho fatto. La Bibbia è ancora pubblicabile? Perché se citando la Bibbia si rischia di andare in galera, che cosa bisogna fare della Bibbia? Perché tutto nasce di lì. Ora, se la Bibbia è considerata parola di Dio, non può essere relativizzata. Cioè chi la considera parola di Dio la deve necessariamente considerare parola assoluta di Dio. E non può semplificare il tutto dicendo ma Dio parlava per allora, perché un Dio che parla in funzione dei costumi del momento, mi viene da dire è meglio farne a meno, perché un Dio che parlasse adesso dovrebbe adeguarsi ai costumi del momento e sappiamo benissimo quali sono i costumi del momento, quindi assolutamente un Dio relativizzato è un Dio che non serve all'umanità. Quindi se la Bibbia è parola di Dio ha valore assoluto, se la Bibbia invece è favola completa, non si capisce più nulla e ci si condanna all'ignoranza. Se invece la Bibbia viene presa per ciò che è, cioè un libro di storia nel quale un popolo ha raccontato le sue vicende, in particolare le vicende del suo rapporto con il suo governatore, che per fortuna per tutti noi tutto era meno che Dio, allora tutto diventa comprensibile. Però questa domanda rimane valida, perché 1 miliardo e più di persone considerano la Bibbia parola di Dio. Io nel libro scritto con la professoressa Lorena Forni, cioè La Bibbia non l'ha mai detto, ho documentato e abbiamo documentato, soprattutto per quanto riguarda la parte giuridica, ci ha pensato la dottoressa Forni che è docente all'Università Milano Bicocca, abbiamo documentato come la legislazione di interi stati laici sia condizionata da ciò che c'è scritto nella Bibbia, meglio, da ciò che viene fatto dire alla Bibbia, anche se spesso la Bibbia non l'ha mai detto. Allora io torno a ripetere la domanda. Visto che queste cose stanno accadendo e che quindi quella mia domanda non era soltanto una domanda retorica, ma era una domanda assolutamente concreta, visto che queste cose stanno accadendo, la Bibbia è ancora pubblicabile? O meglio, la Bibbia è ancora pubblicabile nella sua integrità oppure la dobbiamo censurare? È una domanda assolutamente concreta perché è vero che sta accadendo in Finlandia, ma io sono convinto che prima o poi capiterà anche in Italia, perché è vero che l'articolo 4, lo ripeto,
del disegno di legge prevede la libertà di espressione, ma il confine tra libertà di espressione e incitamento all'odio è estremamente labile. Faccio semplicemente un esempio. Esco dalla religione così almeno non ci sono equivoci. Se noi stiamo assistendo ad una partita di calcio e una persona dice tranquillamente: è certo che il comportamento di questo arbitro però non è accettabile, sta esprimendo tranquillamente, serenamente il suo pensiero. Se questa persona dice: è certo che il comportamento di quell'arbitro non è assolutamente accettabile, questo potrebbe già essere interpretato come incitamento all'odio e incitamento alla violenza. Le parole sono le stesse, cambia l'atteggiamento e sicuramente ci potrebbe essere qualcuno che interpreta questa veemenza come intenzione di incitare alla discriminazione, all'odio o addirittura magari alla violenza. Quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo dare alla Bibbia il significato che ha e allora decade tutto. Decadono questi rischi, decadono le guerre che si stanno combattendo sulla base di presunte promesse fatte da un presunto Dio ad un popolo e allora tutti viviamo tranquilli. Se invece diamo alla Bibbia il valore assoluto di parola di Dio, allora queste cose stanno cominciando ad accadere e continueranno inevitabilmente ad accadere. Quindi ripeto la domanda e spero che chi di dovere la prenda seriamente in considerazione. La Bibbia è ancora pubblicabile? Diciamo così, fino a che la pubblicheranno io continuerò a parlarne. Se un domani dovessero decidere di non pubblicarla più, io a quel punto andrò in pensione. Ciao, un caro saluto e alla prossima.